like I never knew what lies ahead. Una volta all'anno, normalmente tra il periodo che va da fine agosto a inizio settembre, la piccola cittadina di Friedrichshafen in Germania, a nord del lago di Costanza, diventa capitale europea, se non mondiale, del mondo delle due ruote. L'area espositiva è veramente notevole, 12 capannoni pieni di bici e relativi accessori. Non tutte le marche erano presenti, perché la nuova moda dei grandi colossi è quello di evitare le fiere e gestire indipendentemente dai veri e propri show per il lancio di nuovi prodotti, quindi è stato un peccato non poter vedere marche importanti come Specialized, Cannondale, Santa Cruz, GT, Canyon e molti altri. Questa è stata la 26esima edizione e purtroppo sarà l'ultima edizione aperta al pubblico. A partire dal 2018 infatti l'evento si terrà un po' prima di luglio e sarà aperto solo alla stampa e dai facenti parte del settore. Esattamente 200 anni fa il barone tedesco Karl von Drais inventò la prima bicicletta. In soli 200 anni si è passati da un modello come questo a quest'altro, che penso sia l'estremizzazione dell'attuale rivoluzione a due ruote, una magnifica fat bike elettrica con colorazione mimetica per il deserto. Veramente spettacolare. È stato anche sorprendente vedere la massiccia presenza italiana non solo per gli ottimi marchi abbinati al ciclismo, ma anche per promuovere il cicloturismo nel nostro territorio. Il padiglione relativo all'innovazione e al design mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta. Come avete notato, ormai le biciclette elettriche hanno preso prepotentemente piede. Lo stand dell'iBike, famoso marchio tedesco che è stato precursore nell'introdurre una batteria su di una mountain bike, era preso letteralmente d'assalto. Ormai non ci si deve più porre la domanda se sia a favore o contro questa tendenza, perché la richiesta del mercato è nettamente chiara. La mountain bike era quasi considerata uno sport d'élite, non perché è considerato uno sport costoso, ma perché è accessibile solo a chi aveva una discreta condizione atletica. Con le e-mountain bike, i sentieri percorribili in montagna sono ora accessibili a un bacino molto più ampio di escursionisti. Dal mio punto di vista, queste bici sono una manna dal cielo, perché purtroppo quando tutti noi saremo un po' più in là con l'età, queste bici ci daranno ancora la possibilità di percorrere i sentieri di montagna da noi preferiti e gustarci ancora di gioiose giornate all'aperto. Anche marchi prestigiosi come BNC e Rocky Mountain quest'anno hanno introdotto nel loro catalogo la loro prima mountain bike elettrica. BMC utilizza il nuovissimo motore Shimano,
Come già successo per altri componenti mountain bike, Shimano è entrata di prepotenza sul mercato con un prodotto valido e molto performante, intuitivo, a misura di biker e dall'assistenza molto naturale. La Rocky Mountain Altitude Powerplay ha vinto l'award della categoria Miglior e-mountain bike per due sostanziali motivi. Il primo è che non fa uso di motori di terze parti, infatti il motore è prodotto interamente da Rocky Mountain. Il secondo è che il punto cardine del progetto è stato quello di mantenere il più possibile le caratteristiche di guida di una mountain bike muscolare, che si comporti come una vera mountain bike a tutto tondo ed in modo specifico su trail aggressivi. In effetti questo video mette in evidenza come le differenze con la Altitude usata da Remy Gauguin, campione canadese di enduro, siano veramente minime con la nuova mountain bike elettrica di Rocky Mountain. Eh sì, come forse avrete notato, ho un debole per le Rocky Mountain. Posseggo una Altitude e in questo stand devo aver perso un paio di litri di saliva sbavando per una buona mezz'oretta. Rocky Mountain, essendo canadese, utilizza i tracciati di Whistler per testare le proprie bici ed ha un'enorme storia di know-how alle proprie spalle. Poco più avanti, proseguendo nel cammino, ho fatto l'incontro più piacevole della giornata. Infatti ho impattato uno dei ragazzi di Global Mountain Biking Network. Il giovane, riconoscendomi immediatamente, mi ha chiesto gentilmente di poter fare una foto con lui ed è così che Mountain Biking Tube si è incontrato con Global Mountain Biking Network. I have a YouTube channel too. Yeah. He's the famous guy of the YouTube channel. Global Mountain Biking. How you doing? Lui, giovane, alto e bello. Io, un po' disfatto, bianco di capelli fin dalla nascita e alto quanto basta per riuscire a trovar moglie. Thank you very much. No problem. Nice to meet you.
E in mezzo a tutto questo splendore, improvvisamente, mi sono trovato di fronte a due marchi di eccellenza italiani che mai avrei pensato di trovare in una fiera di biciclette. La prima è Ferrari, che ha iniziato una collaborazione con la Bianchi. Insieme produrranno bici al top della gamma a dei prezzi esorbitanti. Non solo bici da strada, ma anche mountain bike, bici elettriche e da bambino. Il secondo marchio è Ducati e anche in questo caso la partnership è con Bianchi. Ducati era presente con 2 soli modelli di mountain bike elettrica dalla linea molto aggressiva. Per finire, prima dell'uscita, ho visto questo spettacolare indoor trainer che purtroppo, viste le dimensioni e la tecnologia utilizzata, potranno permettersi solo i fortunati che hanno un bel portafoglio pieno di dollari e una stanza libera dove poter installare questo giocattolino. Una meraviglia tecnologica con tanto di visualizzatore virtuale, un simulatore di percorrenza robotizzato che faceva impennare la bici sulle salite ripide e per le discese riabbassava, azionando anche un ventilatore frontale per dare la piacevole sensazione del vento sulla faccia. Che dire, la giornata è volata via senza che me ne accorgessi. In questi pochi minuti ho cercato di rendervi partecipi di quello che ho visto in 7 ore. Ho visto tante cose belle, ho un mucchio di nuovi desideri ed ho collezionato una marea di sogni. E con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!